chiamo Giovanni Jochum, sono podestà di Poschiavo da gennaio del 2019 e oggi ci troviamo qui nella Casa Torre, nella sala che era del consiglio, il consiglio comunale si trovava così qui e faceva le sue discussioni qui. Il comune di Poschiavo inizia su al passo del Bernina e termina in fondo al lago di Poschiavo col paesino di Miralago. Il comune ha circa 3.500 abitanti, un po' meno. Se si vuol dire una cifra dei costi annuali che abbiamo come preventivo, come budget, sono 25 milioni più o meno in entrata e in uscita. Essendo il territorio molto vasto, abbiamo anche un sacco di infrastrutture da mantenere. Abbiamo il nostro ospedale, che è molto importante dal punto di vista della sanità, e le scuole, abbiamo scuole fino alle scuole dell'obbligo, fino ai 15-16 anni, poi chi vuole fare degli studi deve lasciare la valle per andare a fare il liceo da qualche altra parte. È una particolarità forse per Poschiavo la scuola professionale, l'unica di lingua italiana del cantone dei Grigioni per gli apprendisti, solo per certi mestieri, e lì si trova anche poi la sede del Polo Poschiavo. Il Polo Poschiavo è attivo anche sulla formazione di adulti e segue diversi progetti, uno dei quali è anche questo dove stiamo facendo adesso l'intervista. Non c'è un'attività specifica da poter fare, rispettivamente un riscontro che modifica immediatamente quella che è un'attività politica. Come politico in un esecutivo chiaramente dobbiamo far rispettare le leggi, mantenere ordine, creare anche i presupposti affinché l'industria privata o l'artigianato privato possano svilupparsi. Qui ritengo che è importantissimo mettere dei paletti abbastanza chiari, però che lasciano spazio all'iniziativa privata, all'innovazione, a nuove idee. E se si va in questa direzione, come politico, adesso se parlo di me stesso, essere aperto, ascoltare, prendere in consegna certe idee nuove, cercare di valutarle e dare i riscontri, cercando di sostenere queste iniziative che ci possono essere. Adesso il riscontro di cosa possono avere questi sulla politica, anche qui su un lasso di tempo deve essere molto lungo, non è un riscontro immediato. Chiaramente se si vede che si ha successo con un certo progetto, si è probabilmente anche più aperti a affrontare un nuovo progetto o andare avanti e approfondire il primo. Proprio verso il 100%, adesso non so, 25-30 anni fa c'è il contadino che ha iniziato a mettere le erbe officinali per la produzione di tè, per le caramelle, eccetera. È stata un'iniziativa privata, non è la politica che è venuta e ha detto tu contadino fai questo, fai quell'altro, agricoltore fai questo, fai quell'altro. Ma qui effettivamente ne va dal punto di vista adesso della politica locale di riconoscere il potenziale di un progetto. Chiaramente essendo un progetto può essere che vada a buon fine o può essere che a un certo punto bisogna chiudere perché non ha uno sbocco positivo. Per fare questo e puntare ad avere questo successo, dal mio punto di vista va basato sulla struttura che abbiamo. Non cercare di inventarsi qualcosa di completamente fuori, che viene tutto da fuori, perché se non c'è il supporto della popolazione, della base locale, il rischio di un fallimento è molto più alto. Quello che fa la politica locale, regionale e addirittura svizzera è con questi progetti definiti a livello cantonale o addirittura federale, con degli incentivi, e di solito sono progetti che operano trasversalmente, non in un settore solo ma su tutti i settori.
cercando di prendere anche in considerazione i diversi artigiani e le diverse potenzialità che ci sono in una regione. Ecco, questo è importantissimo, perché dobbiamo riuscire a vedere non solo nel mio giardinetto, ma oltre, e cercare la collaborazione tra diversi attori. Il progetto di sviluppo nazionale che abbiamo qui adesso col 100% Valposchiavo è un esempio lampante di questa attività. Ma si potrebbe effettivamente pensare a questa diciamo, sequenza che si dice si guarda la regione, si guarda il nostro e ci si chiude. Secondo me la storia della Valposchiavo comunque dimostra il contrario. Proprio per necessità si è andati fuori. Già 200 anni fa con l'emigrazione c'era necessità, non c'era lavoro abbastanza qui in valle, i giovani imprese sono usciti, sono andati fuori. Sì, da un punto di vista è corretto, sono debolezze, però allo stesso punto sono anche punti di forza, secondo me. Facevamo il discorso prima un po' di quante iniziative ci sono state qui negli ultimi 200 anni, adesso dico. Effettivamente è una valle che dalla debolezza ne fa un punto di forza proprio perché siamo lontani dai centri. Se io confronto un comune di 3.500 abitanti nella regione di Coira, non ha una vita propria, perché è troppo vicino al centro. Coira offre di più, offre teatro, offre cinema, offre le scuole, offre tutto, negozi. Qui non è il caso, qui bisogna arrangiarsi, perché col treno ci vogliono 3 ore arrivare a Coira, in macchina 2. Dunque dobbiamo creare una certa indipendenza e questo è il punto di forza scaturito dalla debolezza. Fino agli anni 70, 1970 o 60 qualcosa, il passo del Bianini in inverno era chiuso. Dunque bisognava avere le soluzioni qui. Se oggi abbiamo un centro sanitario ben funzionante a Poschiavo, è grazie al fatto che non si poteva accedere a un altro ospedale più vicino. E questo è rimasto e su questo si è potuto costruire. La difficoltà che c'era di vivere qui in valle ha fatto sì che molti sono anche emigrati proprio intorno al 1800. Hanno fatto fatica, alcuni purtroppo sono anche morti, però sono andati per necessità, sono usciti e chi ha avuto fortuna poi non se l'è tenuta per sé ma l'ha riportata in valle, avendo dei radicamenti, delle radici profonde qui in valle, ha portato la sua fortuna e si dice non solo la fortuna economica ma proprio anche il sapere, le conoscenze, l'apertura, la visione di altri paesi sono poi arrivate anche qui in valle. E questo sicuramente da un momento di difficoltà si è creato un valore aggiunto per quello che è la valle. È un continuo cambiamento, una continua crescita ed è importantissimo avere anche questo rientro in qualche maniera di forze che escono, forze poschiavine che escono, che poi possono ritornare in valle con anche nuove idee e nuove iniziative.